Bentornati a Football Benchmark, bentornato anche ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ciao Luca. Allora, oggi ci devi dire quanto costa andare in Champions, cioè quanto una squadra deve investire o dovrebbe investire in generale, spendere, bravo, spendere, per andare in Champions. Prima considerazione allora che facciamo, perché ci buttiamo subito dentro l'argomento, quanto costa lo staff e i giocatori all'ordo, quindi gli stipendi dei giocatori da pagare per andare in Champions. Hai voluto dividere per campionati di appartenenza chi si è qualificato per la Champions League media, quindi in alcuni casi parliamo di 3 squadre, in alcuni casi di 4, esatto, e la media degli altri club che hanno fatto invece il resto del campionato. E naturalmente è sempre più alta la media degli stipendi di chi va in Champions, in alcuni casi è enormemente più alta. Sì. Allora, partiamo dallo squilibrio che possiamo vedere a livello di campionato spagnolo. Vediamo che c'è una differenza enorme tra chi si qualifica per la Champions League e chi non partecipa alla Champions League. Qui abbiamo preso i bilanci della stagione 2015-2016 in quanto li avevamo tutti. E vediamo che appunto nella Lega Spagnola hai 224 milioni di media delle 4 qualificate, ma perché c'è, diciamo, un effetto, una distorsione creata da Real Madrid e Barcellona. Insieme Real Madrid e Barcellona spendono più di 700 milioni. Di conseguenza questo provoca questa distorsione che si vede chiaramente dalla grafica. Quella più equilibrata sembra l'Inghilterra. Sembra l'Inghilterra, ma anche lì c'è un effetto particolare derivante dal fatto che il campionato era stato vinto dall'Leicester e il Manchester United non si è qualificato e di conseguenza diciamo che non è una stagione standard questa. Possiamo anche vedere che il paragone della Liga rispetto alla Serie A, se guardiamo le squadre qualificate rispetto dei due campionati, la differenza è il 45%. Certo, assolutamente sì, forse questo poi lo vedremo dopo cosa eventualmente significa. Scusa, aggiungo anche un altro dato: se consideri il Villarreal che era arrivato quarto, rispetto al Barcellona, che è la squadra che spende di più, il Barcellona ha speso 7 volte di più rispetto al Villarreal. Questo spiega anche il dato della Liga. Esatto. Allora andiamo a guardare, no, quanto hanno speso le squadre più importanti che sono andate in Champions. Peraltro abbiamo voluto mantenere in blu le squadre che hanno giocato il quarto di finale. Sono 5 su 8 rispetto alle qualificate dell'anno precedente, quindi questo significa che forse quello che avevamo un po' detto anche l'altra volta, che chi è più ricco ha molte più chance di vincere, però le prime 8 che quindi hanno fra virgolette quasi la garanzia di andare in Champions tutti gli anni spendono questo. Nel 2015-16 hanno speso questo. Hanno speso queste cifre, quindi abbiamo 5 squadre che hanno partecipato ai quarti di finali della Champions League di quest'anno. Mancano la Roma, la Juventus e il Siviglia. La Juventus è decima con un monte ingaggi di circa 221 milioni. Anche qui vediamo come Real Madrid, Manchester United e il Barcellona soprattutto abbiano una spesa che è nettamente superiore rispetto alle altre. Sottolineo anche la forte presenza delle squadre inglesi, perché chiaramente vediamo Manchester United, vediamo il Chelsea, vediamo il Liverpool e vediamo anche il Manchester City. Che rientra in quel 45% che dicevamo poco fa rispetto alla Liga. Sarà un po' meno, ma comunque una differenza fra quanto spendono gli inglesi in Premier di media e le italiane c'è. Esatto. A proposito, per cercare di essere ancora più precisi, prima abbiamo fatto il conto, cioè la differenza fra la media del campionato e la media delle qualificate in Champions League. Prendiamo le qualificate in Champions League e le migliori non qualificate in Champions League, quindi dalla terza o quarta posizione in poi. Le migliori 3. Dopo la mancata qualificazione. Esatto. Quindi nel caso della Premier sarebbero la quinta, la sesta e la settima, nel caso italiano terza, quarta e quinta. Quarta, quinta e sesta. La differenza qui rimane la stessa rispetto a tutto il campionato o ci sono delle differenze, Andrea? No, ci sono delle differenze. Chiaramente vediamo anche per gli effetti che ho presentato poc'anzi più equilibrio a livello di Premier League. Vediamo che c'è un costo che è praticamente il doppio in Serie A
rispetto a chi si è qualificata e alle 3 che immediatamente seguono. Nella Liga e nella Ligue 1 francese diciamo che c'è uno squilibrio molto più accentuato, perché la differenza è 3 volte e mezzo nella Liga, dove si spendono 224 milioni in media, mentre le 3 seguenti hanno speso circa 60 milioni. E nella Ligue 1, dove c'è un effetto, una distorsione creata dal Paris Saint-Germain, l'effetto addirittura, cioè il valore è addirittura 4 volte, 40 milioni rispetto ai 160 milioni delle prime 3. Visto che consideriamo una stagione che hai definito anomala, almeno per il dato dell'Leicester e del Manchester, e fra poco vedremo anche l'andamento generale della Premier League, possiamo dire che in questo momento la Serie A è quella più equilibrata per la lotta alla Champions, quella che ha più difficoltà di essere determinata dall'inizio? A livello finanziario o a livello sportivo? No, a livello sportivo è evidente, ma a livello finanziario chiaramente. Sì, in questo momento sì, possiamo dire, i dati lo dimostrano. Al netto dell'ultima stagione della Premier. E anche la prossima grafica in un certo senso lo farà vedere, perché comunque in Serie A rispetto ad esempio alla Liga non hai il picco creato dalle due grandi spagnole. Se ci soffermiamo... Tanto questa è la Premier, no? L'andamento della Premier negli ultimi 5 anni, quanto è servito di media spendere per gli stipendi per le qualificate, quella linea tratteggiata invece per i migliori 3 club non qualificati. Partiamo da un'analisi generale guardando alle 5 stagioni, perché poi chiaramente ci sono degli eventi specifici che accadono che creano delle distorsioni. La media delle squadre qualificate in Premier League in termini di monte ingaggi è 220 milioni. Se guardiamo chi non si è qualificato, vediamo che ci sono 2 stagioni, un salto da 118 milioni a 157 milioni e da 159 a 183 milioni che è creato dalla non qualificazione del Manchester United. E poi c'è un decremento notevolissimo da 264 a 193 milioni della stagione 2015-2016 che chiamerei un effetto Leicester, che in un certo senso ha abbassato notevolmente la media. Quello che mi sento di dire, guardando a questi grafici, guardando alla storia, e abbiamo visto anche dei dati antecedenti a quelli che abbiamo presentato in questa grafica, che in una stagione, definiamola standard, senza eventi eccezionali, la forbice tra chi non si qualifica, e consideriamo le prime 3, e chi si qualifica nella Premier League è tra i 70 e i 100 milioni di euro. Quindi devi spendere 70 o 100 milioni di euro in più al fine di qualificarti. Mentre invece in Italia la situazione è diversa, o perlomeno è chiaramente simile nell'andamento, la differenza probabilmente è minore, ma il dato sportivo che mi preme sottolineare con te è che non è detto che chi spende per forza va in Champions. Ne esempio l'Inter, che è terzo monte stipendi italiano e non riesce alla qualificazione in Champions. Nell'analisi che abbiamo fatto insieme a voi c'è riuscito una volta il Milan, che ha il secondo monte ingaggi italiano. Verissimo, verissimo. Cosa interessante per creare un collegamento tra la Champions League, tra la Premier League e la Serie A, la grafica precedente, è che se guardiamo la media delle squadre che si sono qualificate in Italia negli ultimi 5 anni è 133 milioni, quindi hanno speso 90 milioni in meno rispetto alle squadre... In Premier non sarebbero qualificate in Champions. Non si sarebbero qualificate per la Champions, esattamente, quindi 90 milioni in meno, e la forbice diciamo tra le 3 non qualificate e le qualificate è ridotta ed è tra i 50 e i 70 milioni. Anche qui ci sono degli eventi un po' diciamo eccezionali o particolari. I 93 milioni della stagione 2011-2012 e la forbice molto ristretta sono legati al fatto che si qualificò l'Udinese e non si qualificò l'Inter post triplete. Certo, certo. Altro dato molto importante, oltre agli stipendi, quindi al valore di fatto dei giocatori, è proprio la spesa che viene fatta al valore dei giocatori. Qui la fonte per l'analisi della media delle rose a disposizione è Transfermarkt, quindi è una valutazione, valore di mercato, non è un valore di bilancio. Però come vedete
in generale, no, le squadre di Serie A hanno aumentato il loro valore nel corso degli anni ed è aumentata, Andrea, correggimi se sbaglio, anche la differenza fra le qualificate e le non qualificate come valore di mercato dei giocatori. È aumentata la forbice. Hai sottolineato questo punto ed è assolutamente corretto, e io sottolineerei un altro punto: l'incremento del valore della rosa tra la stagione 2011-2012, magari una stagione un po' particolare in cui appunto si qualificò l'Udinese e non si qualificò l'Inter, però c'è un salto del 50%, si passa da 224 milioni dei club qualificati rispetto ai 365 milioni della stagione 2016-2017. Puoi anche vedere che diciamo, c'è stato un salto soprattutto negli ultimi 2 anni, perché prima diciamo, c'era una certa stabilità intorno ai 250 milioni di valore della rosa. L'ultima considerazione che vogliamo fare non è propriamente economica, ma alla fine per andare in Champions League servono i punti. E quindi quanti punti servono in media per andare in Champions League e per qualificarsi alla Champions League, posto che dalla prossima stagione non ci sarà più neanche il preliminare, quindi sarà un accesso diretto e quindi c'è una maggior convinzione a poter andare in Champions League, non devi fare quello step del play-off, no? Ma la media per andare in Champions è comunque aumentata. Per andare in Champions consideriamo il terzo posto per quanto riguarda le italiane, ma insomma dai 69 o anche dai 78 se vuoi del Napoli di 4 stagioni fa si arriva agli 86 del Napoli della scorsa stagione. Si è alzata e l'anno scorso poi è stato un campionato combattutissimo, infatti la differenza tra Roma e Napoli è stata solo di un punto. Il Napoli si è poi qualificato ai preliminari. Quest'anno con 4 squadre che andranno in Champions League, guardando la classifica, con 80 punti praticamente hai la garanzia di entrare in Champions League. Bene, allora, grazie Andrea per queste considerazioni e magari qualcuno avrà preso appunti per cercare di capire come poter centrare la qualificazione in Champions. Grazie allora Andrea di nuovo, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana con Football Benchmark.